Nel 2024 Dyson è entrata nel mercato delle lavapavimenti con la Wash G1, un prodotto interessante, per certi versi innovativo, ma decisamente acerbo, soprattutto rispetto alla concorrenza. Il suo lavoro sulla carta lo faceva bene, ovvero lavare i pavimenti, era tutto il resto che non andava, la gestione dei rulli, il lavaggio e l'asciugatura, che non c'era, anche la struttura non convinceva del tutto. Quest'anno Dyson arriva con un prodotto per certi versi completamente diverso. La versione 2025 si chiama Dyson Clean più Wash Hygiene. Appunto, è un prodotto completamente diverso a partire dal nome, non c'è più G1, non è una G2, è una Clean più Wash Hygiene, e vi spiegherò in questo video perché si chiama Hygiene e soprattutto se sono stati risolti tutti i problemi della prima generazione e se vale la pena acquistarla. Sigla e iniziamo, e ricordati che se ci lasci un like e ti iscrivi al canale ci dai una mano pazzesca. Anche stavolta Dyson fa decisamente di testa sua. Questo è un prodotto completamente diverso dalle lavapavimenti tradizionali, da quelle che si definiscono lavapavimenti aspirapolvere. Per capire, apprezzare o anche disprezzare questo prodotto, secondo me bisogna partire dal punto fondamentale, dal nome. Perché c'è il nome Hygiene? E per spiegarvi perché c'è il nome igiene nel nome, devo partire un po' da lontano, dalle scope elettriche cicloniche. Nelle scope elettriche cicloniche c'è aria in uscita. Quando si aspira, quello che si aspira, appunto la polvere, i detriti grossi, passano attraverso un sistema di filtraggio che di solito è a 5, a 4 o a 6 stadi a seconda del modello, del marchio, di come è implementato il tutto. Passano dal serbatoio, poi da un ciclone più grande, poi da tanti cicloni più piccoli che separano le micropolveri, poi a volte questo flusso d'aria passa per un filtro in spugna e poi, prima di fuoriuscire dalla scopa elettrica, passa da un filtro EPA, che è quello che a seconda della categoria del filtro EPA potrebbe filtrare anche batteri, addirittura virus, come dice Dyson per alcuni suoi prodotti, e comunque tutte le microparticelle che potrebbero dare noia, diciamo così. Ecco, anche nelle lavapavimenti aspirapolvere c'è un filtro EPA, ma è un sistema completamente diverso che ha dei difetti intrinseci. Nelle lavapavimenti aspirapolvere tradizionale non ci sono cicloni, non ci sono filtri in spugna, c'è solo un filtro EPA in uscita. Prima di arrivare a questo filtro EPA in uscita però succede altro. Il rullo in rotazione sul pavimento viene appunto bagnato, quindi bagna il pavimento, bagna i detriti e questi rimangono appunto nel rullo. Il motore che c'è all'interno della lavapavimenti aspirapolvere crea una depressione dietro questo rullo che fa sì che lo sporco, quello umido appunto, venga risucchiato verso l'alto. Si crea a questo punto una miscela di aria, di liquido, di sporco solido che transita attraverso i tubi della lavapavimenti. A questo punto cosa succede? Il grosso di questo sporco transita e va verso il serbatoio dell'acqua sporca. Alcuni marchi prevedono in questo caso un filtro che trattiene lo sporco solido e lo filtra da quello liquido. Non è niente di particolare, non sono filtri EPA, non sono soluzioni fantascientifiche, è semplicemente una griglia in plastica che ferma lo sporco solido. Il liquido finisce nel fondo, il solido rimane lì e l'aria che fine fa? L'aria deve essere espulsa perché sennò, insomma, occupa spazio come tutto. Deve essere espulsa, solo che non è aria tradizionale, non è la stessa aria che viene espulsa da una scopa elettrica. È aria che contiene più umidità, è aria che potenzialmente contiene più particelle, proprio perché non c'è tutto il sistema di filtraggio di una scopa ciclonica classica. E questa aria pesante, diversa dal solito, passa attraverso un piccolo filtro EPA, di solito è un piccolo filtro EPA, con una leggerissima griglia, a volte in plastica, a volte metallica, che fa molto poco, che blocca quello sporco solido che non è riuscito, diciamo, a transitare per bene ed andare nel serbatoio dell'acqua sporca. E appunto però questo filtro EPA, che di solito non è molto grosso, deve filtrare dell'aria diversa dal solito. Essendo aria umida fa sì che questo filtro EPA trattenga un pochino peggio del solito. Non solo, il filtro si impregna, si inumidisce, quindi insomma funziona decisamente peggio che i filtri EPA che ci sono nelle scope tradizionali. C'è anche un più alto rischio di muffa. A me è successo con alcuni filtri EPA, se non ci state particolarmente attenti o se volete appunto una pulizia indolore e non pensare a niente, magari il filtro EPA lì per lì lo ignorate, ecco, se è umido potrebbe formarsi della muffa, quindi vuol dire che la filtrazione non solo è meno efficace, ma è anche
potenzialmente pericolosa perché l'aria che transita attraverso queste muffe potrebbe spargere le eventuali spore nell'aria. Insomma, di conseguenza andrebbe lavato spesso, andrebbe asciugato prima di riusarlo. Le lavapavimenti, i sistemi appunto di pulizia delle lavapavimenti non prevedono un'asciugatura del filtro EPA. È un po' un problema questa cosa. Ecco, a tal proposito Dyson ha scelto un approccio completamente diverso. Qui non c'è aspirazione, è una macchina decisamente più semplice ed è anche un po' il pomo della discordia questo fatto che non aspira. Perché? Perché appunto le lavapavimenti aspirapolvere vengono acquistate anche con, fra virgolette, la scusa che aspirano, anche se in realtà l'aspirazione non serve ad aspirare lo sporco, l'aspirazione serve, come vi dicevo prima, a creare una depressione dietro il rullo e far sì che quello che viene raccolto dal rullo, che è un mix di acqua e sporco, potremmo definirla quasi fanghiglia, appunto, venga aspirata verso l'alto, ma non è un'aspirazione di tipo tradizionale. Ecco, appunto, Dyson elimina del tutto il problema alla radice. Questa non aspira. E da qui nasce il nome hygiene, il nome igiene all'interno della nomenclatura del prodotto. Non essendoci aspirazione, non c'è aria che transita da nessuna parte, non ci sono filtri EPA in uscita e di conseguenza non c'è aria che potenzialmente potrebbe risultare, tra virgolette, dannosa, nociva, diciamo così. Il motore di cui è dotata la nuova lavapavimenti Dyson non fa altro che gestire la rotazione del rullo, tutto il resto è meccanico. La macchina gestisce soltanto l'acqua sporca, i detriti, eventualmente i detriti solidi che trova sul pavimento, e fa tutto in modo meccanico qui, direttamente alla base del dispositivo. Quindi è una lavapavimenti pura. La cosa ironica però è che Dyson sul sito dice che fa come gli aspirapolveri, nel senso che raccoglie anche lo sporco solido grazie a tutta una serie di stratagemmi. C'è del vero, perché alla fine è il rullo che fa il grosso, anche nelle lavapavimenti aspirapolvere tradizionali è il rullo bagnato che intrappola lo sporco e lo porta sul retro, appunto, dove poi succede quello che deve succedere. Questo fa uguale, lo fa in modo diverso. Può sostituire un aspirapolvere? Ora ci arriviamo anche a quello. Ovviamente sta a voi decidere se questa filosofia, appunto, se la filosofia di Dyson vi piace o meno, se appunto vi torna questo concetto di igiene che esprime Dyson e che ho cercato di spiegarvi finora, o se preferite appunto un dispositivo più tradizionale che sapete perché appunto da scheda tecnica ha un'aspirazione, ha un motore che aspira e quindi funziona in modo diverso da questo. E visto che ci sono, apro ora una parentesi. Di solito dell'autonomia ne parlo a fine recensione, ve ne parlo ora perché prima di tutto il Dyson in questione, insieme al Wash G1 dell'anno scorso, è uno delle poche lavapavimenti che ha una batteria removibile. Questo è un grosso vantaggio rispetto alle lavapavimenti tradizionali, perché per cambiare le batterie bisogna aprire letteralmente l'hardware, bisogna aprire il motore e cambiarsele manualmente, non sono così facili, non si estraggono così, con anche il rischio di invalidare la garanzia. Secondo di poi, visto che questa batteria deve solo alimentare il motore che mette in rotazione il rullo, vuol dire che l'autonomia è mostruosa, cioè a utilizzo medio si parla di oltre anche 70 minuti di autonomia. Cioè, non solo ci fate tutta la casa, ma ce la fate 2 volte la casa con questa autonomia. Ma questo concetto di non aspirare si applicava anche al Wash G1, quindi la lavapavimenti di prima generazione di Dyson. Funzionava in modo diverso, qui è stato reingegnerizzato tutto, però il funzionamento di base, appunto, non aspirare, ma basarsi sui rulli e su un meccanismo, appunto, interno completamente diverso, c'era. Quindi, cosa cambia rispetto al G1? Allora, se vi ricordate il G1, o se non lo conoscete, appunto ve lo dico io ora in questo momento, il Dyson G1 aveva 2 rulli in rotazione, 2 rulli con altri 2 sottorulli, diciamo così, che si occupavano di diciamo spazzolare le spazzole principali mentre ruotava il tutto. Qui si passa a un sistema a rullo singolo, esattamente come la concorrenza, però il rullo in questione è studiato
anche in questo caso per essere diverso dalla concorrenza. Il dettaglio che si nota guardandolo da vicino è che ci sono 84.000 filamenti di nylon rosso, si vedono, si sentono, si sente che è ruvidino rispetto ai rulli tradizionali delle lavapavimenti che sono più morbidi, che si occupano di cosa nello specifico? Beh, in questo caso aiutano a raccogliere meglio lo sporco, permettono di usare un pochino meno acqua del solito e appunto strusciano di più sul pavimento pulendolo un pochino più a fondo del solito. Proprio da scheda tecnica il Clean più Wash Hygiene rilascia meno di 1 grammo d'acqua per metro quadro e garantisce pavimenti asciutti in circa 60 secondi con meno aloni. Ed è vero, cioè nel senso all'atto pratico asciuga velocemente perché c'è un controllo dell'acqua molto particolare, c'è un alto assorbimento di questa spazzola perché è pensata per assorbire maggiormente l'acqua, appunto. Si notano proprio le striature che lasciano questi filamenti sul pavimento, striature, attenzione, nel senso che il bagnato si vede appunto che è diverso dai rulli morbidi classici delle lavapavimenti, ma non lascia aloni, non lascia strisce sul pavimento, anzi, nel mio caso è un laminato, quindi è anche abbastanza delicato, è molto delicato con l'acqua, quindi se un prodotto rilascia poca acqua e la rilascia in modo controllato è meglio, proprio in questo caso specifico. E secondo me si vede anche che il controllo in generale dell'acqua è migliorato rispetto al passato, perché la G1 tra i tanti difetti che aveva anche quello ogni tanto di rilasciare un po' troppa acqua, di lasciare delle piccole pozze d'acqua in giro. Era gestito un pochino male. Qui decisamente meglio, riuscite a pulire senza che si formino pozzettine d'acqua, senza che ci siano problemi di sorta. E l'altra cosa che è migliorata molto secondo me è sia l'ergonomia che proprio la manovrabilità di tutto il dispositivo. Dyson sul sito ufficiale o comunque su tutti i materiali che ha rilasciato a riguardo di questa lavapavimenti dice che è una delle più leggere, se non la più leggera del settore, ed è anche quella più sottile. Ora, effettivamente sulla leggerezza, non avendoci un motore, non avendoci tubi interni, tutto il sistema di filtraggio, è per forza di cose più leggera del solito. Ci sono dei modelli di lavapavimenti molto economici che potrebbero avere un peso simile, però effettivamente questa è molto leggera, molto maneggevole e hanno risolto anche i problemi strutturali della prima generazione. La prima generazione aveva proprio dei problemi strutturali grossi. Cioè, si piegava a 180 gradi, il problema è che quando si piegava a 180 gradi era goffa e si alzava addirittura a volte la spazzola frontale e quindi non serviva praticamente a nulla piegarla a 180 gradi. Oltre al fatto che, se vi ricordate come era fatta, aveva i 2 serbatoi, quello dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca, sulla parte frontale. Qui è completamente cambiato. A differenza delle lavapavimenti tradizionali, lo sporco va qui davanti, sulla parte frontale, mentre questo è il serbatoio dell'acqua pulita. Questa, quando l'ha piegata a 180 gradi, non ha problemi di sorta, anzi, hanno aggiunto una ruotina sul retro, proprio sulla batteria, fra l'altro sulla batteria rimovibile, si manovra bene anche da piegata. E da piegata l'altezza della parte frontale della spazzola, che è bella lunga, è di anche con questo serbatoio che vedete è più schiacciato, non è il classico serbatoio cilindrico, è un serbatoio un pochino più schiacciato, raggiunge circa 11,5 cm, quindi vuol dire che ci entrate bene sotto letti, sotto magari divani rialzati, sotto alcuni mobili, quindi bene da un punto di vista di ergonomia, di manovrabilità, del fatto che appunto la potete sdraiare a 180 gradi per entrare nei punti scomodi, perfetto, torna tutto. Sicuramente meglio della generazione passata e meglio anche di alcuni concorrenti. Inoltre il fatto che non aspiri fa sì che quando la pieghi a 180 gradi non hai problemi di potenza di aspirazione. Quelle classiche, quando le piegate a 180 gradi, la potenza di aspirazione deve diminuire per forza di cose, perché il flusso di sporco che va nel serbatoio deve muoversi a una velocità diversa, più lenta, perché se no l'acqua rischia di finire nel filtro EPA in uscita, nel motore, e viene fuori un disastro. Qui non c'è di questi problemi, quindi il rullo non rallenta la sua rotazione, la sua pressione sul pavimento c'è comunque, per cui non ci sono problemi usandolo a 180 gradi. Come vi dicevo, insomma, anche strutturalmente ci sono decisamente dei passi in avanti. Se rimuovo i componenti non flette nulla, non si piega. Le plastiche forse non sono tutte al top, come magari ci si può aspettare da un prodotto Dyson, ma anche qui, ripeto, rispetto al G1 siamo un passo avanti decisamente clamoroso per certi versi. Come funziona nella pratica molto velocemente il fatto che appunto non c'è aspirazione, ma sta acqua sporca, lo sporco, che fine fa? Come viene portato qui dentro questo serbatoio? Vedete che si stappa in questo modo. C'è questo raschietto metallico
e il filtro struscia su questo raschietto metallico che non fa altro che strizzare il rullo. Lo sporco passa da qui, da questo contenitore rosso che è quello dello sporco solido, molto piccolo, uno dei difetti del prodotto è questo, e il resto, il liquido, passa e finisce appunto in questo serbatoio qui. Come vi dicevo, Dyson dice che quindi potrebbe in sostanza sostituire una scopa elettrica, un aspirapolvere, perché di fatto quando si bagna viene portato via tutto, la polvere che c'è sul pavimento si mischia con l'acqua e finisce in questo serbatoio. Se ci sono detriti solidi, come potrebbero essere, non so, briciole, pastina, potrebbero essere croccantini dei gatti, sassi della lettiera, qualsiasi cosa di solido vi possa venire in mente che ci possa essere sul pavimento di casa vostra, finisce in questo cassettino. Ma può davvero sostituire una scopa elettrica? Secondo me dipende moltissimo dal contesto di utilizzo. Nel mio contesto di utilizzo, vi parlo appunto di un contesto in cui c'è una bambina piccola, ci possono quindi in cucina essere briciole, sporco di tutti i tipi, ho 3 gatti in casa, no, secondo me no. Secondo me è comunque meglio passare la scopa elettrica prima di darsi da fare con questo. Secondo me questo è uno strumento che rende facile il passaggio dello straccio, del moscio sul pavimento, appunto lavare il pavimento, non aspirarlo. Ma secondo me anche le lavapavimenti convenzionali non vanno bene al 100% per fare quello che farebbe una scopa elettrica, perché la scopa elettrica lo fa meglio. Sono dispositivi dedicati a quello. Le lavapavimenti dovrebbero essere dispositivi dedicati a lavare il pavimento, non ad aspirarlo, e come vi ho spiegato non aspirano normalmente. Aspirano perché devono portare via l'acqua. E c'è anche il contro appunto che, come vi dicevo, il cassettino dello sporco solido è molto piccolo e contiene un po' di roba sicuramente, però non così tanto da dire sostituisco un aspirapolvere tradizionale. Però appunto se il vostro obiettivo è semplificare il lavaggio del pavimento, questo ve lo semplifica, e lo semplifica per certi versi anche di più rispetto alle lavapavimenti tradizionali, che richiedono tanta manutenzione in più. Ecco, sulla manutenzione vi ci volevo perché uno dei punti deboli del G1 era che era un po' un disastro la manutenzione, nel senso che quando lo mettevi sulla sua base di ricarica, avviavi il ciclo di pulizia, quello ok, lavava i rulli e poi però non li asciugava. E asciugare i rulli è una cosa fondamentale perché, soprattutto d'inverno, in una stagione come questa, va bene, li mettete fuori, ma ci vuole un sacco di tempo, c'è umidità, c'è freddo, e per asciugare i rulli e quindi per riusare il tutto ci vuole un sacco di tempo. In questo caso invece c'è un'asciugatura con aria calda ad 85 gradi che viene fatta dopo il lavaggio del rullo, quindi viene rilavato il tutto. C'è questa asciugatura che migliora decisamente la situazione. Vuol dire che non dovete intervenire voi manualmente, se non nello staccare questo, svuotare il cassettino dello sporco solido, svuotare il serbatoio dello sporco liquido e siete tranquilli. Ovviamente, come anche nelle lavapavimenti tradizionali che asciugano e trattano il rullo a meraviglia, ogni tanto fa bene smontare e pulire il tutto, anche qui va bene ogni tanto smontare il rullo e lavarselo a mano, poi magari fate partire l'asciugatura, almeno si asciuga, perché se si asciuga non c'è umidità, non c'è formazione di batteri, non ci sono muffe, non ci sono cose del genere, quindi aggiunge igiene a un prodotto appunto che ha igiene nel nome, per cui ci vuole. Un'altra cosa che è cambiata fortunatamente in meglio è il prezzo. Se la G1 l'anno scorso, nel 2024, aveva un prezzo di listino di ben 699 euro, che erano oggettivamente tanti, sia per la tipologia di prodotto, sia per quelle che erano poi le performance vere e proprie, quest'anno si scende a 499 euro. Sono cambiate tante cose, è cambiata proprio la filosofia del prodotto, secondo me, proprio a livello ingegneristico è cambiato tutto. Per certi versi si è uniformato più alle lavapavimenti tradizionali, per altri invece è un prodotto completamente diverso, però appunto si parte da un prezzo di 499 euro, sono 200 euro in meno rispetto alla Wash G1, già meglio, nel senso che se uno vuole comprarsi una lavapavimenti Dyson si parte da un qualcosa di più umano. D'altro canto però, se semplifichi tanto un prodotto, anche a livello di confezione, la confezione, non so se avete visto il mio unboxing, l'avevo messo anche qui su YouTube sotto forma di video short, in confezione non c'è un rullo di ricambio, c'è sicuramente ok un flacone di detergente Dyson, che è un altro di quei prodotti su cui Dyson ha lavorato tantissimo, sembra strano dirlo ma è così, c'è un flacone di detergente ma non c'è un rullo di ricambio, quindi mi stai dicendo sulla carta che hai semplificato un prodotto, hai rimosso l'aspirazione, hai rimosso filtri, l'hai semplificato in maniera estrema, il prezzo rimane comunque di 500 euro. Ora, con 500 euro la concorrenza è
non agguerrita, di più. Cioè, con 500 euro potreste portarvi potenzialmente a casa dei prodotti, delle lavapavimenti tradizionali che hanno addirittura lavaggio con vapore, lavaggio con acqua calda, e per quanto possano avere anche quelle dei difetti, che è appunto quello che vi ho detto tutto sul sistema di aspirazione, sul trattamento dell'aria, sul filtro EPA, offrono magari delle cose in più sulla carta di questa che potrebbero fare gola a tanti. Rimane insomma un prodotto completamente diverso, secondo me non è né meglio né peggio delle rivali, è proprio un qualcosa di completamente diverso. Se cercate una 2 in 1 classica, andate sui marchi classici, su Dreamy, Tineco, Roborock, Eureka o queste cose qui. Se cercate invece una soluzione per lavare il pavimento più facilmente e anche più agilmente, perché ripeto, è più leggera delle rivali, è più agile, si manovra bene, è poco spessa, quindi entra meglio sotto i letti e sotto punti appunto sensibili e più difficili da raggiungere, se cercate appunto un qualcosa di completamente diverso, l'investimento ha il suo perché. In conclusione, Dyson ha risolto i problemi del primo modello, della G1, addirittura c'è una nomenclatura completamente diversa, quasi a farvi capire appunto che si tratta di un nuovo inizio, di un fresh start per quanto riguarda il settore delle lavapavimenti Dyson. È migliorata secondo me la performance del rullo, l'hanno studiato in modo completamente diverso. È migliorato in generale l'ergonomia del dispositivo, è più leggero, è più sottile anche rispetto a tanti concorrenti. Appunto il rullo singolo, nonostante sia un rullo singolo invece che doppio come nel passato, funziona bene anche grazie a tutti i filamenti in più che ci sono. E il fatto che ci sia igiene nel nome ha il suo perché, sia per tutto quanto detto sull'aspirazione, sia anche per il fatto che finalmente sta benedetta base di ricarica asciuga il rullo, perché quello era un grossissimo difetto del primo modello. È insomma a tutti gli effetti una lavapavimenti pura senza aspirazione. Un prodotto appunto più maturo rispetto al passato, ma non perfetto, neanche stavolta. Ma di prodotti perfetti difficilmente ce ne sono in commercio. Va bene, direi che per questa recensione del Dyson Clean più Wash Hygiene è davvero tutto. Come di consueto vi aspetto nella sezione commenti con critiche al prodotto, critiche anche al video, consigli su che tipologia di prodotti acquistare per la propria casa, domande su cose che magari non ho affrontato nel video appunto di questa lavapavimenti. Appunto, ripeto, vi aspetto nella sezione commenti e se questo video vi è tornato utile ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Un saluto da Lorenzo Delli per smartworld.it.